Buongiorno, ottobre se n'è andato ed è stato un mese abbastanza particolare. Oggi per esempio finisco la self-isolation perché 14 giorni fa sono rientrato dall'Italia a Londra. Tra l'altro oggi 31 ottobre è anche la giornata del risparmio, dopo ne andiamo a parlare e se state con me nel corso del video ci sono un paio di sorpresine. In ogni caso, per chi fosse nuovo o non lo sapesse, questa è la rubrica dove tengo traccia di tutti i miei investimenti passati e dei miei piani e progetti futuri. Lo faccio per creare una discussione costruttiva con voi, quindi qui sotto nei commenti ditemi cosa ne pensate. L'ultimo mese, oltre che particolare, è stato anche abbastanza impegnativo perché, come avete notato, abbiamo finalmente lanciato la piattaforma di fiscalità internazionale, della quale è stato anche appena ultimato il sito myaccounting.international. Dopo ne andiamo a parlare perché per chi fosse alla prima puntata questo video si struttura così. Prima faccio una revisione di tutti i miei investimenti passati, poi andiamo a parlare degli investimenti nell'ultimo mese ed infine parliamo di tutti i miei piani e progetti futuri. Ora, prima di iniziare con questa scaletta, io vi ricordo come sempre che non sono un consulente finanziario, sono semplicemente un ragazzo di 22 anni che sta condividendo la sua esperienza. Quindi, prima di fare ogni spostamento, fate le vostre opportune considerazioni. Detto questo, iniziamo. Revisione investimenti passati. Le prime di cui faccio una carrellata sono tutte piattaforme di peer-to-peer lending. Per non ripetere ogni volta cosa sono, qui sotto in descrizione vi lascio i link a una marea di approfondimenti e informazioni, tra cui articoli, video recensioni, eccetera. Poi, dopo aver analizzato i possibili rischi che queste piattaforme possono avere, sempre qui sotto in descrizione trovate i link per accedere a queste piattaforme ed avere un qualche bonus al vostro primo investimento. Carrellata. La prima piattaforma nella quale investo si chiama Bondora. Qui nell'ultimo mese il conto è rimasto invariato, ma ho guadagnato 20,32 euro di interessi. La seconda piattaforma si chiama Mintos, anche qui conto invariato e nell'ultimo mese ho guadagnato 24,05 euro di interessi. Terza piattaforma Estate Guru, qui si va a fare peer-to-peer lending per l'immobiliare e nell'ultimo mese ho guadagnato 0,92 centesimi di interesse. Quarta piattaforma Rendimento Etico, qui nell'ultimo mese non ho guadagnato nulla perché qui gli interessi ti vengono riconosciuti soltanto alla fine di un progetto immobiliare. Facciamo una somma e il totale guadagno di questo mese dal peer-to-peer lending ammonta a 45,29 euro. Per la massima chiarezza, come sapete, è da un po' che sto prelevando soldi da queste piattaforme e l'attuale obiettivo è liquidare anche il conto di Estate Guru per una questione di semplicità di gestione. Dopodiché continuerò a far maturare i miei soldi già depositati tra Bondora, Mintos e Rendimento Etico, che in questo momento sommati pesano meno del 10% del mio portafoglio. Comunque, se volete andare a vedere i rendimenti che ho avuto nel corso del tempo con queste piattaforme, trovate tutto nella sezione Income Graph del mio blog. Poi, sempre revisionando vecchi investimenti, anche se non so quanto si possano ritenere investimenti questi, vi faccio un aggiornamento sui miei due conti savings. Il primo con Marcus è stato liquidato perché hanno tagliato l'interesse che mi davano dall'1,05% allo 0,7%. Quindi ho spostato tutti i soldi che avevo al suo interno nel mio altro conto savings che ha un interesse dello 0,8% e questo è il conto savings Easy Access di Revolut, gestibile direttamente dall'applicazione. Entrambi questi conti sono molto interessanti, purtroppo però sono disponibili per il momento soltanto per i residenti nel Regno Unito. Ora è finalmente arrivato il momento di parlare di mercati finanziari. Anche qui facciamo una veloce carrellata. Il mio primo portafoglio è su Nutmeg, un robo-advisor ed è un lifetime ISA. Ho già spiegato cos'è un lifetime ISA nelle precedenti puntate negli scorsi mesi. Comunque qui ho depositato 4.000 sterline più 1.000 bonus che ti dà lo Stato e ci troviamo in profitto di circa 950 sterline più o meno. Questo robo-advisor va a seguire l'andamento dei mercati e dato che ci ho investito da marzo, in questo momento mi trovo in positivo, ma leggermente in negativo rispetto allo scorso mese perché nell'ultimo mese, come avete visto, c'è stato un ritracciamento. Ora passo al mio secondo portafoglio su Trading 212 tra aggiornamenti e nuovi investimenti. In questo screen vedete l'andamento dei titoli che ho in portafoglio, Berkshire Hathaway e Westrock. Poi ci sono alcune piccole posizioni su National Grid, Under Armour, eccetera. Queste posizioni non sono state aperte da me, ma sono dei bonus con l'apertura del conto. Se riesco vi metto il link per ottenere un'azione bonus all'apertura del conto di Trading 212 qui sotto in descrizione ed io vi ringrazio perché fate ottenere anche a me un'azione bonus. Dallo scorso mese, come noterete, sto continuando ad accumulare 2 ETF. Investo 2.000 sterline al mese divisi tra un ETF di iShares sui mercati emergenti e da un ETF di X-Trackers sull'S&P 500. Dato che questo è un piano d'accumulo a lungo termine, non mi preoccupo del prezzo attuale ed anzi, se il prezzo dovesse scendere sono disposto ad investire ulteriormente. Parlando di piani d'accumulo, sto continuando il mio piano d'accumulo pubblico sui Toro. Presupponendo
esponendo le possibilità di investimento di una famiglia media italiana, investendo quindi 400 euro al mese su 2 ETF e Berkshire Hathaway, conglomerato gestito da Warren Buffett, forse il più ricco e famoso investitore di tutti i tempi. Trovate il link per andare a vedere questo portafoglio qui sotto in descrizione, che man mano sto ottimizzando, e sto usando il broker eToro perché permette in modo molto semplice di vedere in tempo reale il portafoglio ed oltretutto vi permette di copiarlo in maniera automatica selezionando la vostra propria cifra investita. Però prima che lo facciate ci tengo a sottolineare nuovamente che io non sono un consulente finanziario e voi dovete fare le vostre opportune considerazioni. Se volete trovate tantissimi video a tema investimenti sul mio canale, ma cercate sempre di ascoltare varie persone, opinioni e fonti per poi formare la vostra propria idea. Poi fatto tutto questo trovate tranquillamente il mio portafoglio. Nell'ultimo mese con questo portafoglio abbiamo fatto il meno 2% circa, ma ci troviamo comunque in positivo di circa $14. Ma come dicevo anche prima, questo è un piano d'accumulo a lungo termine dove cavalcherò il mercato con la strategia del dollar cost average, quindi non mi sto preoccupando di questi spostamenti. Rimanendo nei mercati finanziari, sto continuando a provare due robo-advisor, Oval e Plum. Per Oval sto usando la loro funzione che ti deposita settimanalmente X soldi in base ad alcune azioni che fai. Poi questi soldi li investo automaticamente in due loro fondi. Per chi non avesse mai provato Oval, dalla mia esperienza il suo vantaggio è la semplicità. Si può iniziare ad investire anche con piccole se non piccolissime cifre e l'app ti aiuta a risparmiare settimanalmente oltre ad introdurti al mondo degli investimenti. In ogni caso, in questo momento su Oval, investendo nei loro due fondi, sono in positivo di circa 2 sterline. Poi se volete andare a provare questa applicazione, loro in occasione della giornata del risparmio mi hanno fornito un codice bonus che potete trovare qui sotto in descrizione, tramite il quale potete avere un bonus al vostro primo deposito nell'applicazione di Oval. Mentre per quel che riguarda Plum, l'altro robo-advisor che sto provando, anche qui il concetto è molto semplice e simile ad Oval. L'unica variante è che qui i soldi che vengono depositati vengono scelti da un robo-advisor in funzione del conto che collegate su Plum. Comunque qui sto investendo in 3 fondi, il loro provider è Vanguard e in questo momento mi trovo in negativo di 12 sterline. In ogni caso queste sono entrambe prove per vedere come si evolvono queste due applicazioni. Infatti, come avete notato, ci sto depositando poco alla volta ed in maniera automatica. Ora però, prima di parlare dei progetti futuri, è arrivato il momento di parlare del mondo cripto. Nell'ultimo mese il Bitcoin è decollato, abbiamo superato gli 11.500 euro a Bitcoin, quindi molto bene. Io, come sapete, negli scorsi mesi ho finito di prendere le mie posizioni di ingresso su Bitcoin con la strategia del dollar cost average. Con questa strategia sono riuscito ad ottenere un prezzo medio di ingresso di 6.500 euro e dato che in questo momento ci troviamo a 11.500 euro circa, sono più che in profitto. Poi, per chi fosse interessato al mondo Bitcoin, ho spiegato quella che secondo me è la migliore strategia per acquistare Bitcoin in questo video, dove tra l'altro faccio anche vedere l'applicazione a cui mi sto affidando, che nell'ultimo periodo è Crypto.com, dalla quale sto acquistando diverse criptovalute per diversificare la mia esposizione. Se foste interessati, qui sotto in descrizione vi lascio il mio codice e link invita un amico, tramite il quale potete avere $50 in pari valore in CRO, la loro criptovaluta. Inizialmente ho provato questa applicazione per la loro funzione Earn, che ti permette di avere degli interessi direttamente pagati in cripto sulle cripto depositate. In questo momento all'interno di questa funzione nell'app ci ho depositato circa 0,31 Bitcoin e 11,6 Ethereum e nell'ultimo mese ho guadagnato circa 18 euro di interessi direttamente pagati in cripto. Questa potrebbe essere una soluzione per tenere una percentuale di quel che detengo in cripto per riuscire ad ottenere anche un interesse. In realtà questa applicazione permette di fare tantissime altre cose nel mondo cripto e nel prossimo mese, se mi arriverà la loro carta, sì, perché hanno anche una carta, ho intenzione di farci un video recensione dove vi spiego un attimo come funziona. Comunque il motivo principale per la quale la utilizzo in questo momento è che ad ora hanno una commissione dello 0% sull'acquisto di criptovalute con carta. Io vi consiglio piano piano di andarla a provare perché a mio parere questa applicazione ha tante potenzialità e vi ricordo che con il mio codice RICCA ed il mio link che trovate qui sotto in descrizione potete avere $50 in pari valuta CRO. Ora con questa schermata vi faccio vedere tutto quello che ho comprato per differenziare il mio portafoglio cripto. Ci sono veramente tanti progetti interessanti, ora non mi metto a spiegarli uno per uno perché altrimenti mi ci
vorrebbe una giornata, però fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa volete che andiamo ad approfondire. Comunque, se volete approcciarvi al mondo delle criptovalute, la prima cosa che vi consiglio di fare è andarvi ad informare sull'argomento sicurezza. Quindi come acquistare le proprie criptovalute in sicurezza, ma soprattutto come detenere e custodire le proprie cripto. Io ci ho fatto soltanto un video, ma penso che questo sia il primo argomento da toccare. Ora, detto tutto, parliamo dei progetti futuri. Sicuramente tra i miei progetti futuri c'è quello di continuare tutti i miei piani di accumulo e continuare ad accumulare altri altcoin, perché come in tutti gli investimenti io entro con la strategia del dollar cost average. Quindi, come è giusto che sia, i miei portafogli non sono mai finiti, ma sono sempre in continua evoluzione. Poi, come avete visto, nell'ultimo periodo mi sto dedicando molto a progetti che vanno al di là di YouTube, come per esempio Risparming, che vorrei diventasse la community di riferimento del risparmiatore. In questo momento ci sono le pagine social ed il blog, dove stiamo condividendo tantissime informazioni gratuite sul risparmio e sulla finanza personale. Oggi, per esempio, dato che è la giornata del risparmio, abbiamo creato una piccola guida sulle basi del risparmio. Se la volete, la trovate su risparming.com. Oltre a questo, per questa giornata stiamo anche facendo un giveaway sulla nostra pagina Instagram. Ed io, se già non lo fate, vi invito a partecipare, ci sono dei premi in palio, e a seguire la nostra pagina per arricchire positivamente la nostra community. Tra l'altro, da pochissimo abbiamo lanciato ed aggiornato l'applicazione di Risparming, che ora è disponibile soltanto per iOS, ma stiamo lavorando anche sulla versione Android e sul redesign, oltre al fatto che stiamo anche rifacendo il design del blog, che sarà disponibile veramente a giorni, quindi non vedo l'ora. Poi nell'ultimo mese, il 5 ottobre, abbiamo lanciato la piattaforma che si occuperà di fiscalità internazionale, con consulenze commercialisti e legali per poter andare a offrire il miglior servizio di gestione aziendale, andando a far risparmiare soldi e tempo alle aziende. Siamo carichissimi perché proprio ieri è stato completato il sito, dove potete trovare già tantissime informazioni utili ed interessanti. Se volete, se siete curiosi, andate a curiosarci myaccounting.international. Dopodiché, sistemata la mia struttura aziendale con una holding, come vi raccontavo il mese scorso, sto ultimando la mia entrata come socio tramite la holding in un paio di aziende, ed in questo periodo, come penso abbiate notato, sto investendo principalmente i miei soldi in miei progetti o in aziende dove ho una connessione stretta con il management di chi gestisce quell'azienda. Poi in realtà nei prossimi video e nel prossimo mese, se vi iscrivete al canale, vedrete un investimento molto particolare. Vi anticipo solo che ha a che fare con i Lego, non dico altro. Poi finalmente da domani finisce la mia self-isolation, quindi posso tornare a farvi vedere in esterna quello che sta succedendo a Londra. Tra l'altro, per il prossimo mese sto programmando e sto valutando alcuni incontri che secondo me potrebbero interessarvi molto, quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace se il video è stato interessante e vi è piaciuto, ditemi cosa volete vedere in futuro e cosa ne pensate di questo video, e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!